Dopo aver recuperato la buona terra, è venuto il momento di preparare il semenzaio. I semi delle solanacee devono essere piantati a metà febbraio per essere pronte a maggio, affinché si possano seminare nell'orto. L'esperimento è coltivare a partire da semi buoni, fonti sicure, non trattate, non modificate, per gioire dell'abbondanza della terra, per nutrirsi puri. E poi rigenerare nuovi semi per il raccolto dell'anno prossimo. Semi arrivati da incontri con altri coltivatori, recuperati da amici, semi liberi, cresciuti in un terreno pulito, senza l'ausilio di forzature chimiche di sintesi. L'unica stanza a disposizione ad una temperatura di partenza accettabile è la soffitta. Quest'anno sarà una stanza di produzione molto controllata, perché non vorrei perdere tutti i semi a causa del freddo. L'anno prossimo ci penseremo ad uno spazio più naturale e soprattutto più luminoso. Un vecchio bancale che vorrei riempire di paglia, per evitare sbalzi di temperatura, per fermare il freddo che potrebbe salire dal pavimento e trattenere il caldo contenuto dalla serra in modo che non fugga via a contatto con una superficie più fredda. È sempre un esperimento dovuto alla prima volta. Una cosa è guardare, studiare, altra è fare, trasformare. Sono qui a condividere con voi il percorso che affronterò quest'anno. Quello che ho capito in quest'anno e mezzo è che tutto è in continua trasformazione, che niente è fisso, che tutto è in evoluzione. E questo è sinonimo di vicinanza alla natura. Nella natura siamo e alla natura ci adattiamo, i suoi tempi lenti, le circonvoluzioni della terra, la sua saggezza. La natura è la nostra maestra. L'orto è sempre un'incognita. Solo mettendosi in ascolto alle indicazioni della natura lo si riesce a seguire e piano piano si corregge la rotta. È una sfida, un'avventura. Ne sono consapevole. Un cavetto riscaldante che molti altri amici qui su YouTube consigliano. Ci sono migliaia di domande. Chissà se la primavera si esprimerà al meglio, se ci sarà abbondanza di acqua, il sole. Quello lo desideriamo tanto che ne vorremmo ancora di più. Si vorrebbe già essere nel futuro per vedere com'è andata. Ed ecco la protagonista, fa il suo ingresso trionfale, la serra, regalatami questo Natale da Caterina. L'abbiamo recuperata a Cervia, da una casa da cui veniva sfrattata. Una serra utilizzata e ceduta con molto trasporto da una simpatica famiglia, contenta di sapere che finiva in buone mani, che continuava così la sua nuova vita. Bisognerà però arrivare almeno a 18 gradi. Vorrei che le piantine germinassero in situazioni già un poco difficili, perché qui in montagna il tempo per l'orto è più stretto, le temperature più basse. La terra è ancora tutta da ricostruire, anche se partiamo da una buona realtà. Così i semi si fortificheranno fin da subito e si adatteranno al terreno, al bioclima e alla loro nuova dimora. Il mio sogno, che a poco si avvera, è trasformare lo spazio che ci circonda in una bolla di natura sempre più viva. La fretta non esiste. Attendere, osservare. Già soltanto misurando la temperatura si vede che sale di un poco. Avere un semenzaio all'aperto, pieno di luce, che va con i tempi giusti, che non forza. Sì, si arriverà ad un giusto equilibrio tra le condizioni migliori, le piccole forzature e il gioire della natura. Per ovviare al problema della poca luce provo ad affidarmi ad una lampada LED che porta in sé diversi tipi di frequenze, simulando così la luce del sole, contenente anche frequenze ultraviolette. Vedremo, tra poco, se sarà efficace. E gli attrezzi fotografici vengono in aiuto. La sospensione centrale è sicura. Dovrebbe funzionare.
Quanto sarebbe bello avere una gratuità che la natura ci insegna e tutto ritorna in un ciclo. Non è il caldo che è naturale, che tentiamo di preservare, è una protezione in fondo, ma è la luce che tentiamo di falsare. Un poco mi spaventa, mi sembra un'alterazione troppo forzata. Chissà perché. Una sonda nel terreno rileverà la temperatura e piloterà il termostato che porterà il cavetto riscaldante alla temperatura desiderata. Il bisogno dei semi è in fondo voler lasciare un segno ed una eredità per chi verrà dopo. Semi puri, non alterati, senza modifiche violente, che arrivano di mano in mano, di anno in anno, di terra in terra. Piccoli adattamenti che di generazione in generazione le piante si tramandano. Chissà come. In questi ultimi mesi ho studiato molto. Sono stato in giro. Ci sono stati tanti scambi. Cipolle di alife, cipolle evolutive e cipolla egiziana più aglioni, già piantato. Queste andranno in terra, mentre invece queste abbiamo senape, pomodori evolutivi, peperoncini piccanti, melanzane evolutive di entelechia, pomodoro da terra, Sidvicius, capsicum, peperone evolutivo, friarielli, peperoncini piccanti, peperone oda, lattuga e poi abbiamo melanzane, peperoni, toro rosso, tigerella bicolore, cocktail, pomodori, tomate, ananas, poi abbiamo rucola, batavia, fiore annuale di nasturzio e erba cipollina. Questo è il punto di partenza. Durante la settimana verrà il momento di seminare il tutto a partire da cipolle, melanzane, peperoni e peperoncini, per passare poi qualche giorno dopo ai pomodori. Da Serra è tutto. Ci vediamo al prossimo episodio. Grazie per essere stati qui. Poco per volta si impara, si cresce e si migliora quello che è intorno a noi e miglioriamo anche noi. Questa è una buona rivoluzione.